qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o venere in pesci per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà l'amore per te nei prossimi 5-7 giorni, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia ancora nessuno, ed è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, ok? Allora, andiamo a vedere un po'. Vi ricordo, ragazze mie e ragazzi, di guardare sempre il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese corrente, in modo tale da andare a realizzare gli obiettivi della tua vita su più aree, ok? Dove c'è anche il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Ricordiamo che la pratica della magia sciamanica e spirituale è ciò che permette la dissoluzione del karma, fermare eventi del karma, perché coinvolge il corpo all'interno del quale ci sono tutte le memorie cellulari, e attirare la realtà dei tuoi sogni. Ok, allora andiamo a vedere pesci, amore, energia generale, energia guida. Ti vedo un po' triste, 5 di coppe. È come se focalizzassi la tua attenzione su ciò che hai perduto e non su ciò che è in arrivo o su ciò che hai. Allora, qua abbiamo una persona che guarda le coppe che non sono più piene, no? Che sono state versate, però dietro di lei, dietro questa persona, ci sono 2 coppe piene. È come se ti stessi focalizzando in questo momento su ciò che non c'è, su ciò che hai perduto, piuttosto su ciò che hai o su ciò che può essere, può arrivare. Quindi è un po' triste. Questa è l'energia generale, no? Come se la tua mente fosse concentrata su questo rimuginio. Però vediamo come si sviluppa la stesa. Allora, pesci, amore, prossimi 5-7 giorni. Vediamo, facciamo un taglio. Guarda, qua abbiamo la temperanza e la regina di coppe. Ti vedo sanare le tue dinamiche interiori di questa energia di cui ti ho parlato adesso. La regina di coppe sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. La regina di coppe è colei che sa attendere, che fluisce le proprie emozioni, non ha paura di guardarsi dentro e di far fluire ciò che è. E la temperanza dietro mi parla di una carta di profonda guarigione. L'angelo della temperanza è il tuo spirito guida, l'amante mistico, sposo, sposa celeste, che guida le tue trasformazioni interiori. Ok, vediamo, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo regina di coppe, 7 di coppe, l'imperatrice, il 2 di denari e il re di coppe. Guarda, un momento molto bello sta arrivando nella tua vita a partire da questa energia qui, perché mi dicono che sai far fluire le tue emozioni senza ostacolarle. Mi dicono che si aprono delle possibilità con il 7 di coppe, delle possibilità, il tuo cuore torna ad alleggerirsi. Verso cosa? Verso ciò che più ti fa sbocciare, ok? Molti di voi avete una relazione con una persona che è perfettamente affine al vostro cuore, alcuni di voi, però è come se ultimamente si fosse un po' non raffreddata, però come se questa relazione può avervi messo dei dubbi per alcuni di voi. Vediamo un po'. Energia attuale, amore, pesci.
Qua abbiamo l'8 di denari. Ti vedo al lavoro, impegnata o impegnato su ciò che ti appassiona, o al lavoro proprio. Ti vedo curare il tuo orto, il tuo giardino, nutrirti a livello sensoriale, come il buon pesci sa fare, lavorare con le sue profondità, ma anche proprio al lavoro, nel lavoro pratico. Vediamo il positivo per te. Abbiamo un cavaliere di denari, infatti qua ci sono degli inviti, o c'è un movimento d'amore nei tuoi confronti, però è un movimento più lento, cioè un movimento, non sono i fuochi di paglia, qualcosa che si radica nel tempo, no? Per molti di voi invece siete proprio focalizzate o focalizzati, specialmente se siete single, sul lavoro, nel far fruttare il vostro denaro, le vostre finanze, in ciò che vi appassiona, nel seguire la strada che vi porta pian piano, minuziosamente, alla realizzazione dei vostri obiettivi pratici e concreti. E al vostro positivo il Cavaliere di Denari dice che ci sono delle ricompense per questo vostro lavoro minuzioso e dedito. Vediamo il blocco qual è. 4 di bastoni, forse avete potuto avere dei problemi in convivenza o dei problemi per un incontro, ci può essere con qualcuno di convivenza. Lo vediamo nel corso della lettura. Qua abbiamo la morte, il 9 di bastoni. Nel recente passato tu hai chiuso un ciclo molto... c'è la formichina, quindi ci porta fortuna. Questo è il periodo, lo metto un po' a terra. Ok. Nel recente passato hai chiuso un momento molto difficile che ti ha stancato, però non ti sei arresa o non ti sei arreso. Forse hai chiuso una relazione che ti ha stancato, una relazione che era giunta al termine. Passato vuol dire recente passato, per ognuna di voi è diverso, possono essere giorni, settimane o mesi, E adesso è come se ti vedessi all'opera in ciò che riguarda la tua profonda stabilità. Vediamo questi prossimi 5-7 giorni cosa succede. Abbiamo 4 di spade, paggio di coppe, il 9 di coppe. Guarda, c'è una persona a cui piaci, che ti corteggia. Possono essere dei messaggi su internet, WhatsApp, Instagram. Può esserci una persona che dimostra il suo apprezzamento nei tuoi confronti, può essere un corteggiamento sottile, leggero, anche emotivo. Il 9 di coppe mi dice che ti vedo bene in questi giorni. Il 9 di coppe è un'energia autonoma, no? Che mi parla di una piena realizzazione di sé, al di là se c'è una persona o meno. Ti fa piacere questo corteggiamento, tant'è che tu non fai nulla, il 9 di coppe non fa nulla, cioè si lascia corteggiare, si lascia emozionare, si lascia vivere, è una piena realizzazione di sé. Qua abbiamo una situazione in cui puoi avere dei riconoscimenti a livello pratico, nella vita pratica, di un lavoro ben fatto e sei contenta o contento di questo. Sì. Ti lasci, se hai avuto una convivenza con qualcuno, qua mi dice che non sei in cerca proprio dell'impegno in questi prossimi giorni, ti lasci corteggiare, c'è questa nuova persona, le cose vanno lente perché sei tu che vuoi, non vuoi sforzarti troppo. È proprio questo il senso della stesa, mi spiego? Vediamo cosa ci raccontano i mini tarocchi, cosa ci aggiungono, cosa ci confermano. Fino a questo momento abbiamo i segni dello Scorpione, pesci come te, Cancro, però sono solo indicazioni, l'energia è questa. Allora, vediamo 8 di denari, carro, sì. Mi parla proprio espressamente del fatto che ci sono dei movimenti o dei viaggi che puoi fare per lavoro o dei movimenti che puoi fare in virtù di qualcosa che ti motiva sulla vita pratica, viaggi, spostamenti. Cavaliere di denari, il matto, una nuova tappa della tua vita si apre a livello sentimentale, mi confermano che non hai aspettative nella vita amorosa in questo momento, perché ti godi la vita giorno per giorno e hai fede in ciò che accade, e questo è un buon approccio, no?
4 di bastoni al blocco, 7 di denari. Stai aspettando per avere maggiore stabilità, anche per dare o meno un incontro a questa persona nuova o a questa persona. Può essere che sia la stessa persona con la quale c'è stata una rottura, è come se ci fosse stato del nervosismo in casa o del nervosismo in una convivenza. Hai atteso per vedere se le cose cambiassero, ma non sono cambiate, quindi magari ti approcci a questa persona che già conosci, però mantenendo il tuo riservo, insomma. Vediamo il 9 di bastoni, asso di spade. Hai tenuto duro nel passato, la morte, la regina di spade. Molti di voi hanno tagliato assolutamente con una persona qui. Guarda il diavolo, avete tagliato con un legame tossico che vi ha dato nervosismo, che non vi dava stabilità. Vediamo questo 4 di spade. Il paggio di bastoni. Mi confermano che ci sono delle persone che dimostrano interesse nei tuoi confronti, però tu ti prendi il tuo tempo, vedi c'è la torre qui, una rottura, forse è la stessa persona che vuole ricominciare, però per molti di voi è una persona nuova. Sono paggi, no? Sono prove, prove nel senso è una persona che prova per vedere se la porta è aperta da parte tua. Vediamo il paggio di coppe. Il 10 di coppe mi dice che c'è chiaramente una persona che dimostra molto interesse nei tuoi confronti. Può anche essere più giovane di te questa persona, più piccola di te, con la quale senti un profondo legame. Mi può parlare anche di figli, Mi può parlare anche di figli, che ti godi i tuoi figli o ti godi l'armonia ritrovata in famiglia, concentrandoti sulle cose tue personali di lavoro, e ti vedo col 9 di coppe stare bene al di là se c'è una persona o meno. Vediamo il 9 di coppe. Guarda che ti ho detto, c'è la regina di denari, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Ti vedo godere delle tue cose, casa, lavoro, vita pratica, al di là se c'è qualcuno o meno. Sì, regina di bastoni, avendo il tuo potere personale nelle mani, lasciandoti corteggiare laddove c'è questo corteggiamento, però senza frenare, cioè senza... mi dicono che ti affidi alla vita, a quello che è, senza porre resistenza, ma senza neppure accelerare, ok? Qua abbiamo anche i segni del toro, vergine, capricorno, ariete. Vediamo cosa ci dicono, dice l'ultima carta dei Rider White. Per molti di voi è possibile che all'interno del contesto lavorativo incontriate una persona un po' folle. Dice, perché mi sta dicendo questo? Perché c'è il matto al tuo positivo o il cavaliere di denari, i denari sono la vita pratica e il lavoro. È possibile che incontriate una persona che vi motiva, al di là se poi può nascere qualcosa o meno, io non lo vedo in questi prossimi 5-7 giorni, però ti motiva. Qual è l'ultima carta? 5 di spade, c'è un po' di tensione ancora in te, che comunque andrà a scemare in questi giorni, un po' di tensione, vedi 8 di coppe, nell'abbandonare una zona conosciuta per andare verso lo sconosciuto, no? Quindi ti stai prendendo il tuo tempo per abbracciare il nuovo senza farti prendere dalla mente. È un momento di forte cambiamento per te, 5-5, sapete 5-5 sono dei numeri che portano un forte cambiamento, che può creare un impatto sulla mente un po' particolare per poi lasciarsi andare con il cuore, no? Il 5 di spade mi parla anche di orgoglio, di autosabotaggio, mi dice che è possibile che hai vinto delle battaglie in una certa relazione d'amore, però a quale prezzo? Ok? C'è un po' di orgoglio anche qui. Vediamo comunque con i miei potenti oracoli lui-lei, questa energia nuova che arriva da te, cos'è? Cos'è che muove questa energia? Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Siamo totalmente diversi,
siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Allora, quando ho scritto questo oracolo, mi riferivo soprattutto a quando l'altra persona fuori da te vede le vostre differenze come un arricchimento e non una diminuzione, mi spiego? Cioè, è una carta che mi parla di una persona che riconosce in te una diversità importante da cui ne trae beneficio e giovamento, non ti addita, bensì ti accoglie, vede la tua unicità in te, non pretende che tu sia uguale a lei, ok? Ancora, l'amore è follia, che cosa ti ho detto quando ti ho parlato di questa carta? Un po' matto, un po' folle, ti ho detto, puoi incontrare una persona un po' matta, un po' folle. Guarda, queste carte sono bellissime perché c'è un uomo che guarda una mappa, no? E c'è un sentiero, un tragitto, e deve attraversare il bosco. Mentre attraversa questo tragitto può incontrare chiunque. Qua c'è un matto, una persona magari un po' estrosa, un po' estroversa, un po' particolare. Questo è anche il segno dell'acquario, eh? Sappiamo che l'acquario è un po' pazzo, io sono acquario. Quindi può essere anche una persona che stimola, perché ti vedo, come dire, ti vedo gioiosa o gioioso con le due cose, mi spiego? Cos'altro? Vediamo. Stasera faccio l'amore con te. Allora, quando ho scritto questo oracolo mi riferivo non solo quando due persone si vedono e fanno l'amore insieme anche se non si vedono. Cioè, non so se mi spiego. Senza il disegnino, insomma. Ecco, quando l'altra persona, cos'è vuol dire questa carta a livello ancora più profondo? Noi sappiamo, come vi insegno sempre nello yoga sciamanico, che il pensiero di un'altra persona, no? Stimola l'eros, no? Il dio eros, il dio amore. Ecco, cosa succede quando pensi a una persona con erotismo? Che si accende la kundalini. La kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, che quando si accende, passando nei vari chakra, attiva in ogni chakra diversi poteri. Quindi qua c'è una persona che con la tua idea, con il tuo pensiero e magari anche tu con il pensiero dell'altra persona, si attivano in te dei poteri di creazione, di creatività. Tant'è che ti vedo con la regina di coppe, scusami, con il 9 di coppe, che è un'energia autonoma che non è condivisa con l'altro a livello fisico, però è condivisa con l'altro a livello animico e stimola in te energia erotica, energia creativa. L'energia erotica è energia procreativa, cioè quando tu co-crei con il tuo amante mistico invisibile che si interfaccia nella persona che incontri, tu crei bellezza, ok? Bello, vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Vedi, te l'ho detto più avanti, a livello emozionale, sentimentale, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro, infatti tu lo sai bene. C'è qualcos'altro che devi arricchirti, di cui devi arricchirti in questi prossimi giorni. Questi giorni sono da sciogliere i nodi e te l'ho già detto, come vedi poi le carte si parlano tra loro, no? Chiarisci una questione e prosegui con leggerezza e qua ti vedo alleggerita o alleggerito, no? Concentrati solo nel qui ed ora. Il qui ed ora è l'unico tempo che esiste. Per l'anima esiste un solo tempo che si chiama presente, eterno però. Quindi questo vedo questa settimana, questi prossimi giorni di creazione, di fede, di progetti, di quasi ti sorprenderai di quanto l'energia creativa erotica che è in te ti faccia produrre e creare sul piano della materia. Magari sei un artista, magari sei una scrittrice o semplicemente anche una barista, una ragioniera, fai le pulizie o non lo so, io faccio le pulizie cantando, ballando, quindi ogni cosa che farai io vedo in questa stesa una profonda connessione con
la parte creativa di te, che è amore, no? Come vi insegno sempre, l'erotismo, il dio Eros, il dio amore, non va a ricercarsi solo in un rapporto intimo con qualcuno, ma è tutto ciò che ti genera creatività. Può essere un disegno, può essere una musica, può essere una fotografia, può essere un dipinto. Tu, l'artista, che siamo tutti artisti perché creatori, fanno l'amore con la propria arte, cioè con la vita che creano. E quindi l'eros si sviluppa ogni qualvolta o si mantiene in vita ogni qualvolta che tu ti senti eccitato o eccitato nel fare qualcosa di creativo. E qua vedo col 9 di coppe, che è l'energia, ripeto, autonoma, una profonda creatività in te, un grande eros. Ok? Vediamo, per concludere, cos'altro ti dicono queste carte. Qua c'è un inganno da smascherare. Molto presto arriva la persona e sarà un vero amore. Ah, ci picchia, quando esce questa carta mi spavento. Allora, qua c'è un inganno da smascherare, qualcuno ha mascherato la verità. Molto presto arriva quello che stai cercando con questa fede nel cuore e sarà vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Mi spiazza un po' quando esce questa carta. L'amore della tua vita, adesso che conosciamo bene l'arte sciamanica, è il tuo sposo celeste o sposa celeste, no? Che si incarna in tutte le persone che incontri affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. Quindi attraverso in questa settimana io ti dico, tu incontri l'amore della tua vita, perché c'è un 9 di coppe, che è energia autonoma. Il 9 di coppe è l'amore della tua vita, il tuo ierogramma interiore, nozze alchemiche interne. Tu in questa settimana incontri l'amore della tua vita dentro di te e poi me lo proietti fuori. Qualcosa è visibile all'esterno solo se c'è stata un connubio interiore. Bellissimo, ragazzi e miei ragazzi, preparatevi all'amore della vostra vita, perché questi prossimi giorni tu sarai estatica o estatico, ok? Detto questo, ti invito sempre a praticare l'arte sciamanica, la legge spirituale affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi in tutti gli ambiti, visto che qua mi hanno messo che il tuo erotismo viene manifestato nel piano pratico della materia con delle opere d'arte o anche semplicemente creando la tua vita. Ti invito a fare questo. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.